E salve a tutti ragazzi, un saluto da Pixel Garlic, benvenuto a un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode. Siamo arrivati al momento di WWE Elimination Chamber, ultimo pay per view di questa stagione, la 2025-2026, perché poi avremo una puntata speciale di Saturday Night's Main Event, AEW Revolution, e inizieremo poi la nuova stagione 2026-2027, come facciamo sempre raga, con WrestleMania notte 1 e notte 2 nella nostra Universe Mode WWE e AEW insieme. Ragazzi, allora siamo arrivati a Elimination Chamber. Avremo due Elimination Chamber, card corta come al solito, perché le Elimination Chamber durano parecchio. Ne avremo due, una valida per il titolo mondiale femminile e l'altra per il titolo mondiale maschile. Inoltre, match per il titolo degli Stati Uniti Drew McIntyre contro Shin e match per i titoli di coppia WWE. Inizia subito, primo ingresso, Trish Stratus. Two superstars will start the match in the ring. The participants will be released into the match in random order. Eliminations can take place at any time during the match. The last superstar remaining in the chamber will be declared our Elimination Chamber winner. And it is for the WWE Women's Championship. Ringraziamo la nostra Samantha Irving Toronto, Ontario, Canada, Trish Stratus. per l'introduzione a Trish Stratus, ma soprattutto per il ripassino delle regole. Infatti entreranno 6 partecipanti, match valido per il titolo mondiale, eccola qui, Rhea Ripley, titolo mondiale WWE, e alza anche il Triple Crown Champion, avendo vinto il torneo Triple Crown World Tournament, che vi consiglio di andare a recuperare ragazzi, se non l'avete visto. Trovate tutte e 5 le giornate del torneo, dai primi turni fino alla finale, a giro per il mondo, Messico, Giappone, Stati Uniti, più match titolati in mezzo, riempitivi ma non troppo. Li trovate tutti nella playlist di questa stagione, la 2025-2026. Ricordiamo che il titolo in palio è ovviamente solo quello WWE, quello che appunto Rhea Ripley tiene sulla spalla, e una Rhea Ripley che entra da campionessa in quella che sicuramente per un campione è una delle sfide più dure, difendere la cintura all'Elimination Chamber. Comunque 6 partecipanti. Ora Rhea Ripley non inizierà per prima, a quanto pare no, perché entra nella scelletta protettiva. E stavo dicendo, 6 partecipanti si accomoderanno nelle scellette, quelle che avete visto fino ad ora. Inizieranno 2 wrestler, fino a che non ne rimarrà solo una in questo caso. Ecco, anche Kairi Sane sono ovviamente, a parte Rhea Ripley che è campionessa, e Asuka che comunque è qui perché diciamo è durata più di tutti alla Royal Rumble, esattamente come The Undertaker più tardi nell'Elimination Chamber maschile. Tutte le altre 4 hanno dovuto chiaramente qualificarsi in quella grossa puntata di Raw, che vi ricordate abbiamo fatto tutte le qualificazioni insieme in quella puntata lì, sia maschili che femminili, tutte complete. Anche Kairi Sane. Attenzione, entra anche Charlotte Flair ragazzi. And introducing the challenger from the Queen City, Charlotte Flair! Carica la Queen che, se vi ricordate, ha avuto già un'occasione nell'ultimo pay per view Royal Rumble, in 1 contro 1, di strappare la cintura dalla vita di Rhea Ripley. Niente da fare, Rhea ha continuato col suo dominante regno, ha battuto veramente di ogni, però d'altra parte è riuscita a qualificarsi all'Elimination Chamber, quindi
ha un'altra occasione che sicuramente non vuole farsi scappare questa volta, sono abbastanza convinto. Ok, quindi non inizieranno, almeno non con il numero 1, deve essere che avete già visto entrare nelle gabbiette, ma eccola qui ragazzi, Ronda Rousey, la campionessa degli Stati Uniti, WWE, anche lei è un regno dominante. Una Ronda Rousey che, come ho detto, regno dominante da campionessa degli Stati Uniti. A Survivor Series, se vi ricordate, ha avuto occasione anche lei di vincere la cintura da Rhea Ripley. Anche lei ha fallito in questo dominante terzo regno da campionessa mondiale di Rhea Ripley, mai così dominante come in questo terzo regno. Fa vedere a tutti la cintura Ronda, ma non è la sua cintura quella che verrà messa in palio, bensì quella di campionessa mondiale WWE di Rhea. Sfortunato l'inizio per Ronda, perché inizia con il numero 2, quindi già sul ring, e ora manca solo l'ultimo ingresso, The Empress of Tomorrow, lei che ha più stupito nella rissa reale, che non è riuscita a vincere. Sempre variopinta la Empress of Tomorrow. Breve recap a chi interessa, se volete sapere chi ha battuto chi per qualificarsi. Trish Stratus è qui perché ha battuto Bianca Belair per qualificarsi. Charlotte Flair ha battuto Io Sky. Ronda Rousey ha sconfitto Jade Cargill e Kairi Sane ha sconfitto Tiffany Stratton. E allora ragazzi, iniziamo. Buona Elimination Chamber femminile a tutti e in generale buon inizio di pay per view. Iniziano quindi Asuka, The Empress of Tomorrow, e la baddest woman on the planet, Ronda Rousey ragazzi. Palmarès di tutto rispetto, d'altra parte nel nostro Universe Mode Ronda Rousey è una 2 volte campionessa TBS, unica insieme a Jamie Hayter e Tekla, che tra l'altro ha vinto il titolo in una rivincita con Becky Lynch nell'ultima puntata incredibile di Dynamite. Poi ha vinto il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling ed è ora campionessa dominante degli Stati Uniti di WWE. Dall'altra parte Asuka ha vinto tutti i titoli in federazione. Quando c'era ancora il titolo di coppia femminile l'aveva vinto insieme a Kairi Sane, che è nel match. Aveva vinto il titolo degli Stati Uniti e è stata anche campionessa mondiale. Tratta anche Trish Stratus. Trish e Ronda non se le mandano a dire, anche perché comunque la rivalità è ancora fresca. Una rivalità vinta da Ronda Rousey che a WWE Extreme Rules ha difeso appunto il titolo degli Stati Uniti con successo, come appunto Trish Stratus. Se ne sta per entrare un altro partecipante, vedremo un po' chi sarà. Attenzione, entra la campionessa in carica, è il momento della Mami Rhea Ripley, nonché anche vincitrice del Triple Crown Tournament, come si diceva appunto durante l'ingresso. Vittoria di Rhea Ripley in quel torneo riservato ai migliori wrestler di varie federazioni, New Japan Pro Wrestling, AEW, WWE, Ring of Honor, CMLL.
due atleti abbiamo visto già più di una volta nel nostro Universe Mode, commenti ovviamente più rari perché noi portiamo solo WWE e AEW in maniera proprio settimanalmente, puntata dopo puntata. E alla fine Rhea Ripley arrivò in finale contro Liv Morgan della All Elite Wrestling, riuscì a vincere. Attenzione, altro conteggio che sta arrivando. Entra la Queen Charlotte Flair, ragazzi. Allora l'ultima che farà il suo ingresso sarà proprio Pirate Princess, Kairi Sane. Come sempre quando sono match così confusi che non si sa bene che cosa seguire, consiglio sempre ovviamente di insomma concentrarvi su quello che più vi aggrada. E anche il momento allora dell'ultimo ingresso, The Pirate Princess Kairi Sane. Eccola qui Kairi. Stava lo schienamento subito Kairi Sane su Rhea Ripley per far capire proprio la gara. Ancora ovviamente nessuna, ovviamente in realtà non era detto, però ancora nessuna eliminazione. Difficilmente però si vede nell'Elimination Chamber che abbiamo portato nella nostra un'eliminazione prima dell'ingresso comunque di tutti i partecipanti. Rousey colpisce Rhea, attenzione, caos più totale ovviamente qui. Attenzione lo schienamento. Aveva provato una culla Charlotte Flair su Ronda Rousey, ma neanche uno. Stratus sta entrando, vuol colpire probabilmente Rhea alle spalle. Oh, però Kairi. E poi ciao, vabbè. Tutto vero, ok. Se così deve andare. Bel German suplex su Kairi Sane di Charlotte, mentre Stratus e Rhea continuano a menarsi. Prova lo schienamento, finisce su Rhea. Uno. Vabbè, solo uno. A tempo fuori da ring non le vediamo bene perché coperte. Oh, adesso sì, Asuka e Ronda Rousey. Ha lanciata ancora fuori dal ring Ronda. Manca sul ring Asuka, Trish e Rhea. Oh, che botta. Perché Rhea cicca. Ha ciccato Asuka, ma poi se l'è caricato sulle spalle invece da Comic Drop. Schienamento, tentativo di Rhea. 1, 2, niente da fare. Vediamo Asuka e Ronda Rousey hanno iniziato rispettivamente con il numero 1 e 2. Attenzione Rhea, vuol provare una Riptide. Eccola la Riptide a segno. Prova uno schienamento Rhea per avere la prima eliminata. 1, 2 e Asuka resiste Asuka. Ragazzi, qui tutto un alto livello
di determinazione, ma solo una sarà la più motivata tra tutte, quella che vincerà. Attenzione, Asuka, Locker che fa preso su commissioneria, con bella abilità, si libera però Rhea Ripley, la campionessa in carica. Attenzione, Ronda dal nulla, Yuji Katame su Rhea Ripley, ma riesce a liberarsi dalla terribile mossa di sottomissione di Ronda. L'aveva presa proprio di sorpresa, però, anche se il braccio ne ha risentito senza dubbio quello della mano. Facciamo lo schienamento, Ronda su Kairi, dopo si fa solo uno però. Lanciata fuori dal ring Kairi Sane. Attenzione la Riptide su Charlotte Flair. 1, 2 e si libera Charlotte. Nel frattempo Kairi colpisce Trish Stratus con una spear, poi arriva Asuka a interrompere qualsiasi cosa stava provando a fare Kairi. Ronda se la carica sulle spalle, si carica Asuka, la schianta. Prova lo schienamento, 1, 2, 3. Asuka è la prima eliminata del match. Attenzione, intanto Charlotte Flair con questa Dragon Sleeper, vuol far cedere Rhea. No, riesce a liberarsi di Ripley. Neckbreaker di Kairi su Charlotte, poi va a schienare la Queen, 1, 2, niente, c'è ancora Charlotte Flair. Attenzione, Yuji Katame su Rhea, è la seconda, potrebbe essere finita per la campionessa. Ragazzi, Rhea Ripley cede, l'ha fatta cedere Ronda Rousey. Ragazzi, finisce il regno di Rhea Ripley, avremo una nuova campionessa WWE al termine di questa Elimination Chamber. Ragazzi, solo l'Elimination Chamber poteva fermare questo regno. L'anno scorso non andò così, se vi ricordate, perché Rhea Ripley entrò da campionessa anche l'anno scorso, riuscì a vincere, poi perse il titolo alla WrestleMania. Ragazzi, io mi aspettavo che Rhea, vista il suo veramente livello di dominanza, pensavo che arrivava tra le 3 finali. Vabbè, non toglie nulla, l'Elimination Chamber, ragazzi, è tutta una roba di fortuna, che ti becchi così tanti danni da tutti che tante volte se arrivi in fondo è veramente tanta fortuna, molte volte, quindi. Ora Kairi Sane, visto che c'ha 2 finisher, se non si sbriga a fare una finisher gliela ho io, perché veramente, cioè non fa la finisher, non sa perché. Ora se lei si mette in una situazione da finisher gliela do io. Attenzione Charlotte, 1, 2 e Ronda dice no. Un momento, ricordiamo, Asuka è stata la prima eliminata, questa seconda eliminata Rhea Ripley. Mamma mia che cheat kick su Kairi Sane, 1, 2 Kairi resiste a cheat kick.
Attenzione, si strappa sulla terza corda. Joshi Katame la chiude. Attenzione Charlotte. Cede. Non resiste Charlotte Flair e viene eliminata da Ronda Rousey, ragazzi. Rimangano Ronda Rousey, Kairi Sane, Trish Stratus. Una delle due. Attenzione, Kairi fa sbattere la testa di entrambe. Una delle tre, volevo dire, sarà campionessa WWE. Attenzione, Ronda. Significa che è la fine per Kairi. 1, 2. Resiste ancora. Poi Trish ne approfitta e colpisce Ronda. Ce n'è anche per Kairi. Getta sul ring. Oh, attenzione qui. Ha sbattuto la testa proprio. Kairi si è lanciata e si è fatta più male che bene. Ribalta qui. La testa di Trish va a sbattere proprio. Attenzione, Kairi prova a sottomettere Ronda. No, riesce a ribaltare Ronda Rousey. L'ha colpita con una schiena alla schiena. Devastazione, ma Ronda è ancora in piedi, è fatta d'acciaio oggi. Ha iniziato, ricordiamo, per prima. Joshi Katame di Ronda su Kairi. E cede Kairi Sane. Finale Ronda Rousey contro Trish Stratus. Le due si liberano in continuazione. Ragazzi, Ronda Rousey se vince diventa anche doppia campionessa, se accade. Serie di pugni. Ha battuta Trish. Attenzione. Continua a colpire Trish Stratus. Attenzione Ronda, va per la presa di sottomissione. Mi sa che è finita mi sa. Prova a resistere. No, Trish si libera. Con che... Mamma mia, con che determinazione si libera Trish. Però Ronda torna come una furia. Ragazzi, si è liberata, ma non ce la fa più Trish Stratus. È cotta davvero. Ribalta Trish, attenzione. Ancora però Ronda è sempre più veloce. E Trish. Attenzione, serie di gomitate. La porta alle corde. Stratus Fashion. Attenzione. Raga, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Che vittoria incredibile di Trish Stratus, che ha dato il 200% ed è la nuova campionessa WWE. Ragazzi, finisce il regno di Rhea Ripley, inizia il regno di Trish Stratus, che trionfa della nuova campionessa WWE.
che vittoria qui a Elimination Chamber per lei, ragazzi. Primo titolo arrivato a quest'anno WWE, primo titolo per lei, e che titolo, ragazzi. Signori, inizia con il botto WWE Elimination Chamber con una nuova campionessa mondiale WWE, Trish Stratus, ragazzi. Mamma mia, che ha messo KO una Ronda Rousey che sembrava proprio avviata verso la vittoria finale. Ma va bene, ragazzi, altro giro, altra corsa. Titolo degli Stati Uniti in palio, perché Elimination Chamber non è solo Elimination Chamber, per l'appunto. Drew McIntyre, il campione, difende dall'assalto di Sheamus. Scozia contro Irlanda qui. Eccolo qui il campione degli Stati Uniti, ragazzi. Drew McIntyre, lo scozzese numero 1, signori. Grandissimo Drew, che avanza. Drew McIntyre, che effettivamente, c'è da dire, quest'anno secondo me ha avuto un grande riscatto rispetto all'anno scorso in All Elite Wrestling. Carico Drew, vedete? Che urlo, signori, che urlo. Drew McIntyre, che è già 2 volte tra l'altro campione degli Stati Uniti, tutto in questa stagione, essendo lui arrivato dal All Elite Wrestling nell'ambito del draft, ok? Eccolo qui, ragazzi, lo sfidante numero 1, signori. Sheamus, guerriero celtico, anche lui ex campione degli Stati Uniti. Si è un po' arenato però nella seconda stagione. Se vi ricordate, era arrivato nella prima, grande entusiasmo, vittoria del titolo degli Stati Uniti, poi in realtà non è riuscito a stringere niente di concreto, però sempre grandi match, niente di concreto dal punto di vista dei titoli. Iniziamo, signori, iniziamo. Sheamus contro Drew McIntyre, match valido per il titolo degli Stati Uniti. Ecco qui la grafica che ce lo ricorda. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE United States Championship. Introducing the challenger from Dublin, Ireland, weighing in at 267 pounds, the Celtic Warrior, Sheamus! And his opponent from Ayr, Scotland, weighing in at 254 pounds, the WWE United States Champion, the Scottish Warrior, Drew McIntyre!
E inizia il match, ragazzi. Inizia subito con questo braccio teso Sheamus. Vuole vincere il titolo. Gettato fuori dal ring Drew. È stato molto meglio Sheamus. Bella bomba. Sbaglia Sheamus, qui si distrae nel momento sbagliato e Drew prova a castigarlo. Attenzione. C'è tutta potenza qui tra Drew McIntyre e Sheamus. Buone però, sale sul paletto Drew, non da lui ma boom, che botta. Che botta. Pubblico estremamente partecipe questa manovra offensiva di McIntyre. Attenzione McIntyre. Oh, mamma mia. Difficoltà per Sheamus. Testata devastante. Oh, attenzione, Sheamus evita, no? Lento, però è più rapido McIntyre. Gli sbatte la testa contro il paletto. Testa che va a sbattere anche per Drew McIntyre. Volevo dire contro l'Efro Ring prima, no vabbè. Leg. Non mi fate prendere il controllo perché poi finisce per scontuccio fuori, eh? Si gasa Sheamus ancora una volta nel momento sbagliato, ma evita. Attenzione, lo prende. Backbreaker. Uno. Non può fare. Claymore su Sheamus. 1, 2, prende la corda, tocca la corda e allora per regolamento bisogna interrompere lo schienamento. Johnny Sheamus lo carica. Backbreaker. Ancora. E ancora. Che bomba. Match di papagni. 1, 2, niente. Sheamus dice no. Braccio teso e finisce fuori dal ring il campione degli Stati Uniti in carica, Drew McIntyre. C'è scambio di pugni tra i due. European Uppercut a terra. Una serie di pugni al volto di Drew.
veramente in palla Sheamus, attenzione. Drop kick, potrebbe essere la fine. 1, 2, attenzione sulla terza corda Sheamus, una rispetta di fatto, boom, dovrebbe essere la fine. 1, 2 e 3. Sheamus sconfigge Drew McIntyre ed è il nuovo campione degli Stati Uniti WWE. Is your winner and the new WWE United States Champion, the Celtic Warrior, Sheamus! Che vittoria per Sheamus, che adesso è un 2 volte campione degli Stati Uniti. Finisce il regno di Drew McIntyre. È stato un match di botte, come doveva essere d'altra parte. Di botte intese proprio botte serie, molto sul solido, ecco, in questo senso qui. Bene, bene. Andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Titoli di coppia in palio WWE. Dragon Lee e Ricochet, i campioni in carica, dipendono dall'assalto di Bronson Reed e Bron Breakker. Vado a bere un attimo, raga, e arrivo subito. Vi lascio all'ingresso di questi due team. Ci vediamo a breve per continuare la telecronaca. The following contest is a Tornado Tag Team match, and it is for the World Tag Team Championship. Introducing the champions at a combined weight of 355 pounds, the World Tag Team Champions, Ricochet and Dragon Lee, the Lucha Dragons. And introducing the challengers, at a combined weight of 560 pounds, Braun Breaker and Bronson Reed, weapons of mass destruction! Ragazzi, rieccomi qui, gli ingressi sono finiti. Inizia questo match valido per i titoli di coppia WWE, Ricochet, Dragon Lee contro Bron Breakker e Bronson Reed. Se li conoscete i protagonisti in campo, non c'è bisogno che ve lo dico. Se invece non li conoscete, ve lo potete immaginare. Due team che si basano proprio su due stili completamente diversi. Una è tutta potenza, manovre di sollevamento,
L'altro è invece, come vedete anche dalla mossa di Dragon Lee, agilità, tecnica, velocità. Vedremo quale delle due armi saranno decisive in questo incontro. Tanto detto, direi che l'inizio è decisamente dinamico. Mamma mia, che mossa di Bron Breakker su Dragon Lee, che volo. Tanto rimandano sui ring, Ricochet, Bronson Reed. Attenzione perché sta entrando anche Bron Breakker a dare una mano al compagno, ma Ricochet ce l'ha per tutti e due, scatenato in questa frangente. Rientra anche Dragon Lee, colpire Bron Breakker. Oh, boia che colpo di fondo schiena di Bronson Reed su Dragon Lee. Mamma mia, static moonsault di Bronson Reed, evita schieramento di Ricochet che poi vola e abbatte Bronson Reed. Tra Bron e Bronson, speriamo di non confonderci, Bel match ragazzi per il momento, un bel ritmo e tutto il resto, Dragon Lee abbatte Bron Breakker. Anche Ricochet vola. Spettacolo della coppia Dragon Lee Ricochet di Lucha Dragons, i campioni di coppia in carica WWE. Attenzione Bronson Reed come sbatte a terra Ricochet. Devastante ragazzi, lì fuori dal ring dove le mosse di sollevamento, impatti più dolorosi chiaramente. Ottimo momento per gli sfidanti Bron Breakker e Bronson Reed. Difficoltà per i campioni, ma attenzione Dragon Lee ha qualcosa da ridire. No, ha battuto. Attenzione Bron Breakker. Attenzione, lo prende. Militari Pro Slam in arrivo a segno. Devastante. Si prova lo schieramento, Ricochet su Ricochet, scusatemi, volevo dire. Continua il momento di dominanza degli sfidanti sui campioni. Rotola fuori dal ring Ricochet per prendere un po' di fiato. Lanciato via Dragon Lee. Sembra non riuscire più a reagire. Nel frattempo Ricochet viene lanciato, sì. Veramente una difficoltà, ma dà veramente parecchio da parte dei campioni. Non stanno più sfruttando tutte le loro manovre. Attenzione Dragon Lee. Ma Bronson Reed sta andando a aiutare il suo compare, a battere anche Bronson. È in 2 contro 1 però Dragon Lee. Pugnone a Bronson Reed. Spinebuster. Attenzione però, arriva Ricochet. Ricochet, Codebreaker. Prova lo schienamento. 1, 2. Attenzione, cosa aveva tirato fuori Ricochet. Carica Dragon Lee. Sono il Bronson Reed però abbatte tutti e due. Ai.
attenzione Bronson Reed, evita Dragon Lee, attenzione Dragon Lee, che bomba, 1, 2, e Bronson Reed dice no ragazzi. Attenzione Dragon Lee, si è abbassato la ginocchiera, vuol colpire, ragazzi potrebbe essere la fine, 1, 2, e Bronson Reed dice ancora no ragazzi. Che vampata, ora davvero si sono ripresi e stanno schiacciando proprio il piede sull'acceleratore dei campioni. Qui però Bronson Reed riesce a evitare il colpo, attenzione, potrebbe essere la fine se lo schiena, e infatti 1, 2 e 3, abbiamo dei nuovi campioni di coppia WWE, Bronson Reed e Bron Breakker. Here are your winners, Bron Breakker and Bronson Reed. Primo titolo Weapons of Mass Destruction. per loro nella nostra Universe Mode. In realtà ci sono fin dalla prima stagione ma non sono riusciti a vincere, poi si sono uniti, hanno avuto una possibilità per i titoli, non è andata bene, alla seconda chance, vittoria per loro. Ragazzi, questo Elimination Chamber per il momento abbiamo avuto 3 nuovi campioni, Trish Stratus che ha vinto l'Elimination Chamber femminile ed è diventata la nuova campionessa mondiale WWE, Sheamus che ha strappato il titolo a Drew McIntyre, è diventato il nuovo campione degli Stati Uniti, Bron Breakker e Bronson Reed nuovi campioni di coppia, finisce il regno di Ricochet Dragon Lee. E ragazzi, manca solo il main event di questo WWE Elimination Chamber, proprio più un po' più corto perché le Elimination Chamber durano di più dei match normali. Ragazzi, The Fiend Bray Wyatt difende il titolo di campione indiscusso WWE dall'assalto di Roman Reigns, Tetsuya Naito, il campione intercontinentale Bobby Lashley, Undertaker e Gunther. Altra Elimination Chamber, questa volta appunto per ciò che riguarda la divisione maschile, e ecco che fa il suo ingresso il Tribal Chief, ex campione mondiale indiscusso WWE, Roman Reigns. Roman Reigns che quest'anno ha avuto più di un'occasione per conquistare il titolo WWE, non gli è mai riuscito. Il primo a SummerSlam quando perse contro Cody Rhodes, e poi Extreme Rules quando appunto ha perso il titolo, ha la possibilità di vincere il titolo in un 3-way match che fu vinto da Cody Rhodes, diventato campione mondiale. Questa volta però Roman Reigns ha un'altra grande occasione, non è riuscito a vincere la Rumble, si è però qualificato sconfiggendo Adam Copeland, nuovo acquisto degli ultimi paio di minuti massimo della WWE, passato direttamente dall'AEW. Sconfiggendo lui si è qualificato e ora vuole rimettere di nuovo le mani sulla cintura Roman Reigns. Ovviamente, come vi ho detto prima, ora poi vi dirò gli altri qualificati che hanno battuto. Undertaker, ecco, si è qualificato proprio come Asuka nella Elimination Chamber femminile perché ha disputato il tempo più lungo nella Royal Rumble. Allora ho deciso che questi due hanno avuto la qualificazione automatica, più i campioni ovviamente. Quindi Roman Reigns, buon per lui perché almeno non inizierà per primo. Cosa che può fare molto la differenza d'altra parte.
E anche il campione dalle ombre, ragazzi, entra, colui che ha sconfitto Cody Rhodes alla Royal Rumble. Grande ritorno di Bray Wyatt questa stagione, un paio di faide, tipica modo di portare la cintura sul collo. Anche lui non inizierà per primo, buon per lui direi. The Fiend che ha vinto per la prima volta il titolo nello stesso modo, il titolo mondiale proprio di recente. Lui è uno di quelli che c'era nella prima stagione ma è stato a lungo fuori per motivi di ragazzi, di storia fondamentalmente. Ci fu un famoso match contro Seth Rollins dove Fiend fu esorcizzato. Maledizione che si è rotta dopo poco, dopo qualche mese, quando Seth Rollins è stato draftato in un Elite Wrestling. Fiend entra dentro, giusto per lui inizierebbe anche un numero 1. Eccolo qui ragazzi, The Ring General Gunther, signori, un Gunther che è un ex 2 volte campione indiscusso WWE e anche 2 volte campione intercontinentale. Un Gunther che proprio come Naito ha la possibilità di diventare 3 volte campione WWE, un record. Allora, in generale non lo è, perché Rhea Ripley è stata la prima che ha vinto un titolo mondiale per 3 volte della stessa federazione, sto parlando. Però comunque sarebbe un record per ciò che riguarda la parte maschile, esattamente. E eccolo qui proprio Ring General, lui non ha tanti fronzoli, lo conosciamo. Anche lui entra nella cella laterale. Attenzione ragazzi, è proprio lui, The Undertaker, il Deadman, il Phenom, una delle forze più dominanti arrivate in WWE in questa stagione, già ovviamente campione WWE. And introducing the challenger from Death Valley, weighing in at 299 pounds, Avanza Taker. Insomma, come avevamo detto prima, un Roman Reigns che per essere, diciamo, qui l'ha sconfitta Adam Copeland, e l'avevo detto. Undertaker si è qualificato, come avevo detto prima, per questo record di permanenza nella Rumble, almeno per ciò che riguarda quella Rumble lì nello specifico. Poi Tetsuya Naito, che però aspetta, ancora non è imparato, vabbè, ve lo dico già ora. Tetsuya Naito ha sconfitto AJ Styles. Bobby Lashley, il campione intercontinentale, ha sconfitto Cody Rhodes, almeno ve lo dico subito ora, con cui non c'è stato. Gunther ha sconfitto John Cena, e poi chiaramente The Fiend è lì perché è il campione. Carico Taker.
introducing the challenger, representing the Hurt Business, from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, the WWE Intercontinental Champion, the Almighty Bobby Lashley! And introducing the challenger from Tokyo, Japan, weighing in at 225 pounds, Ted Nate! E dopo l'ingresso di Bobby Lashley, il campione intercontinentale, ecco entra anche Tetsuya Naito, Mr. Tranquilo, anche lui un ex 2 volte campione mondiale WWE. Ragazzi, c'è tanta qualità che sta per entrare in campo. In Chad sempre col suo fare è molto tranquillo, anzi tranquillo dovrei dire in realtà, considerato il personaggio. Carico Naito, non sembra ma lo è. Un Naito che l'anno scorso a WWE Elimination Chamber vinse appunto la camera dell'eliminazione maschile e tornò in possesso della cintura, la cintura che aveva perso contro Sami Zayn e poi ha rivinto direttamente da Zayn nella lista reale. Iniziamo ragazzi, sfortuna per Naito e per Bobby Lashley, però iniziano loro signori. Buona Elimination Chamber a tutti, il main event che inizia signori. Buon per Bobby Lashley che non è in palio il suo titolo intercontinentale. Lanciato fuori dal ring. E vedremo un po' chi entra. Attenzione, è il turno del The Phenom, del Deadman, di The Undertaker ragazzi. Tutti ex campioni mondiali qui in questa Elimination Chamber, tranne Bobby Lashley, però può vantare ovviamente tutti i titoli vinti da WWE tranne appunto il titolo mondiale. E lui ex campione di coppia, ex campione degli Stati Uniti, ex attuale campione intercontinentale. Breaker su Naito. Big boot di Taker su Bobby. Vediamo un po'. Attenzione, è il turno del campione del demonio di The Fiend.
Snap suplex sul campione da parte di Bobby Lashley. Gli ha dato una bella accoglienza. Attenzione però di Undertaker con l'old school su Naito, ha battuto. Per entrare il penultimo contendente. Ring generale Gunther. Allora vado a dire che Roman Reigns, il tribal ship, sarà ultimo. Ragazzi, tutto casuale quello, sapete. Come l'Elimination Chamber, perché il resto Rumble, compagnia cantante. Si libera Taker da questo schienamento improvviso, evita anche una mossa di Knight. Ora sono tutti sul ring. Eccolo, il tribal ship Roman Reigns, e ora sono tutti dentro, ragazzi, tutti dentro questo main event, vale il titolo di campione indiscusso da WWE, la cintura più importante in federazione. Prova subito uno schieramento su lei, su Bobby Lashley. Roman per appena un braccio teso, un po' poco sinceramente. Azione, doppia mossa combinata, pestaggio all'americana su Lashley. Flapjack anche. Prova lo schienamento Knight su Undertaker. Niente da fare. Attenzione, solleva sulle spalle Gunther, ma si libera una serie di gomitate. Roman, battere la gola al Knight contro le corde. Knight e Roman si conoscono molto bene, hanno avuto una bella rivalità, ripresa anche, tra l'altro. Un match vinto per Knight, un match vinto per Roman. Uno, due. Lashley si libera. Gunther aveva provato con uno schienamento di rapina. Spear su Gunther di Bobby Lashley dal nulla. 1, 2 e Gunther dice no. All'angolo, calcione. Gunther intanto il Fiend getta fuori da ring Naito e anche Roman. Sono Taker, prende il campione con uno shock slam e lo schianta. Porca. Lanciato fuori dal ring Bobby Lashley. Attenzione, non vede Roman che gli arriva da dietro. Vola e va contro le corde, con braccio teso di Gunther del ring general. Intanto attenzione, Taker prende per una Thompson Pile Driver Gunther e la mette a segno. 1, 2 e 3.
Gunther viene eliminato dalla Thompson Piledriver di The Undertaker. Primo eliminato, ring general, che oggi non è stato tanto ring general, a dire la verità. Ricordiamo, hanno iniziato Naito e Bobby Lashley sul ring. Lo prende con questa Mandible Claw. 1, 2 e Roman dice no. Tanto ribalta Undertaker e lancia fuori dal ring Lashley. Vedi, se la stava prendendo con Naito, ma alla fine ci ha pensato bene. E colpisce Lashley. Entra dentro il ring. Evita la destino. Superman punch su The Fiend. 1, 2 e il campione dice no. Sanguina intanto Lashley, è stato sbattuto. Con lo schienamento 1, 2, niente da fare, Naito dice no. Resiste ancora Tetsuya Naito. E destino su Bray Wyatt. 1, 2 dice no il campione. Sì, necessita 2 mosse finali il campione. Verso difficoltà. Evita il tentativo di mossa di Naito. Trova lo schienamento, questa Thompson Piledriver di The Undertaker su Roman Reigns, che me la stavo quasi perdendo perché lo stavo vedendo Naito che sì, però Roman ha detto no. Attenzione Taker. No Frank, no, aspetta. Taker lì sopra, devo fare per forza un volo. Sì raga. Dai, devo fare per forza un volo. Non posso non farlo. Boh! Niente da fare. Mi spiace, ma niente da fare. Mi sono lanciato, ma si è schiantato. E Roman ne approfitta. 1, 2. Io ci ho provato, sì. Ho provato, ma si è scazzato Roman Reigns. Era bello, Undertaker lì sopra. Attenzione la shock slam su Roman. Prova lo schienamento Taker. 1, 2, 3. Roman Reigns è stato eliminato da The Undertaker. E ora, attenzione la Thompson Piledriver su Bobby Lashley scatenato. Undertaker, tantissimo anche. Prova a schienarlo con un braccio. 1, 2. E Bobby resiste. No, io non me lo aspettavo queste prime animazioni Naito Roman Reigns, ma aspettavo prima Bobby Lashley, ragazzi, la verità, l'avevo dato per scacciato per primo. Invece il campione intercontinentale si sta facendo valere come? Una mossa combinata di Naito e Lashley, doppia neck breaker su The Undertaker. Poi colpisce giustamente anche Naito. Prova lo schienamento, attenzione. 1, 2. Naito dice no, ragazzi. Prova lo schienamento su Taker. 1, 2 e Undertaker c'è.
sono tutti morti, quindi nel senso, ora davvero, attenzione Naito, 1, 2, resiste anche lui. Vediamo Naito e Lashley iniziato con il numero 1 e 2, sono i più stanchi, infatti qui sono tutti morti alla stessa maniera. Mamma mia Lashley, ma va a vuoto, sì. Irish Whip ribaltata. Oh, Taker con lo schieramento su Naito. 1, 2, ancora Naito. Incredibile. Attenzione, questa Mandible Claw su Bobby Lashley. E cede. Sviene Lashley. È svenuto. KO, ragazzi. E allora, ragazzi, rimangono il campione The Fiend, Naito e Undertaker. Uno di questi due uscirà dalla gabbia con il titolo indiscusso da WWE. Nel frattempo Naito sanguina. Prova lo schieramento su Taker, attenzione, 1, 2, ancora resiste, mamma mia che Elimination Chamber, ragazzi. Abbiamo avuto 2 Elimination Chamber veramente fotoniche in questo pay per view oggi. Ultimo pay per view, ricordiamolo, della WWE, poi avremo la puntata speciale Saturday Night Main Event, proprio ultimissimo step prima di appunto WrestleMania. Attenzione, Naito che prova la sottomissione su The Fiend, in pericolo The Fiend, e cede il campione. Avremo un nuovo campione indiscusso WWE, uno da The Undertaker e Naito. Prova lo schieramento, potrebbe essere la fine qui. 1, 2 e Naito c'è ancora, si dispera Taker. Colpisce. Distrutto Naito, sembra non farcela più. Lo prende per la Thompson, attenzione, potrebbe essere la fine. E a segno. Rotola Taker, lo schiena. 1, 2, incredibile Naito, ma incredibile, ragazzi, incredibile. Non la prima volta che dà queste dimostrazioni qui, però leg drop, non riesce davvero più a reagire Naito. Attenzione, riesce ora, gli ho portato bene. Drop kick basso, momenti palpitanti, qui però è lento, Taker lo riprende e lo lancia via Naito e si carica, ma è rimasto a guardare qui praticamente. Lui è veramente distrutto, veramente consistente ancora, come Taker comunque, però è entrato anche con il numero 1, snap suplex. Attenzione, lo schieramento improvviso. 1, 2, è uscito, ginocchiata, ribalta Taker, finale veramente palpitante, crossline all'angolo, distrutto Naito, lo prende, calcione, ancora. Attenzione, ora vuol chiudere con questo volo a vuoto. È andato a vuoto, non si sa come. Lo prende con la chokeslam. Ribalta Naito.
Ribalta il tentativo di chokeslam. Serie di pugni però per Taker. Attenzione, ora Undertaker la vuol chiudere, lo prende, la Thompson lì è pronta e Thompson pile driver, è la fine ragazzi, è la fine. 1, 2 e 3, fino all'ultimo gliel'ha fatta sudare Naito, ma ora è ufficiale, The Undertaker è per la seconda volta campione indiscusso WWE. Undisputed WWE Universal Champion, The Undertaker! La vittoria del Deadman che alza la cintura per la seconda volta campione indiscusso WWE, ragazzi. Gran trionfo per lui, distrutto veramente. E ragazzi, con queste immagini di un Undertaker che sorride, rara immagine, con il titolo in mano, direi che ci possiamo salutare. Io spero vi sia piaciuto WWE Elimination Chamber. Noi ci vediamo alla prossima, perché siamo nella road to EW Revolution, e poi dopo, nella settimana dopo, oppure in contemporanea, devo ancora vedere come piazzarlo, avremo Saturday Night's Main Event. Un saluto ragazzi e alla prossima!